Lezione 1. Opposti. Ciao Anna, hai mai pensato agli opposti? Ciao John. Sì, gli opposti sono affascinanti. Sono come le due facce di una medaglia. Assolutamente. Si completano a vicenda. Ad esempio, se la sinistra è unidirezionale, la destra è l'opposto. Esatto. Su e giù, caldo e freddo, hanno tutti gli opposti. Esattamente. È interessante come gli opposti ci aiutino a capire meglio le cose. Sono d'accordo. Forniscono equilibrio e contrasto nella nostra vita quotidiana. Hai ragione. Luce e oscurità, veloci e lenti, gli opposti sono ovunque. Sicuramente lo sono. È come un puzzle in cui ogni pezzo opposto si incastra. Ben detto. È come lo yin e lo yang, che creano armonia nel mondo. Non potrei essere più d'accordo. Gli opposti rendono la vita più vivace e significativa. Assolutamente. Ci fanno apprezzare la bellezza della diversità. Questo è vero. Senza gli opposti, la vita sarebbe noiosa e monotona. Hai colpito nel segno. Gli opposti danno sapore alla nostra esistenza. Effettivamente, rendono il nostro viaggio attraverso la vita più eccitante e intrigante. Esattamente. Quindi, abbracciamo e apprezziamo il potere degli opposti. Sono con te. Esploriamo insieme l'incredibile mondo degli opposti. Sembra un piano. Immergiamoci nel regno dei contrasti. Sono pronto, intraprendiamoci in questa avventura linguistica tra opposti. Assolutamente. Preparati ad ampliare il tuo vocabolario e scoprire nuovi orizzonti. Lezione 2. Chiarezza finanziaria. Ciao Anna, parliamo di come funzionano le finanze in una partnership. Ciao John. Sembra importante. Comprendere le finanze è fondamentale per il successo. Assolutamente. Dobbiamo assicurarci di avere una chiara comprensione di come funzioneranno le finanze. Sono d'accordo. È essenziale stabilire obiettivi finanziari chiari e stabilire un budget. Esatto. Un budget ci aiuta a tenere traccia delle nostre spese e a gestire i nostri soldi con saggezza. Il bilancio è fondamentale per la stabilità finanziaria. Ci consente di dare priorità ai nostri bisogni e desideri. Esattamente. Dovremmo anche discutere di come suddividere le spese e condividere le responsabilità finanziarie. La comunicazione è fondamentale. Dovremmo discutere apertamente del nostro reddito, dei nostri risparmi e dei nostri obblighi finanziari. Non potrei essere più d'accordo. La trasparenza crea fiducia e ci aiuta a prendere decisioni informate. Dovremmo anche prendere in considerazione il risparmio per le emergenze e gli investimenti futuri. Ottimo punto. La creazione di un fondo di emergenza ci protegge da sfide finanziarie inaspettate. E investire con saggezza può aiutarci a far crescere la nostra ricchezza nel tempo. Assolutamente. Dovremmo esplorare diverse opzioni di investimento e valutarne rischi e benefici.
La ricerca di una consulenza professionale possono migliorare la nostra alfabetizzazione finanziaria. Sicuramente. È importante rimanere informati e istruirci continuamente sulla finanza personale. Dovremmo inoltre rivedere regolarmente il nostro piano finanziario e apportare modifiche se necessario. Assolutamente. La flessibilità è fondamentale in quanto la nostra situazione finanziaria può cambiare nel tempo. Lavorando insieme ed essendo finanziariamente responsabili, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Hai ragione. Intraprendiamo questo viaggio finanziario con conoscenza e determinazione. Concordato. Rafforziamoci con l'alfabetizzazione finanziaria e assicuriamoci il nostro futuro. Ben detto. Insieme, esploreremo il mondo delle finanze e prospereremo. Sono emozionato. Prendiamoci il controllo del nostro benessere finanziario e godiamoci i vantaggi. Assolutamente. Preparati a padroneggiare l'arte di gestire il denaro e garantire il nostro futuro finanziario. Lezione 3. Colazione energizzante. Ciao Anna, hai mai notato l'importanza di una colazione adeguata? Ciao John, assolutamente. Iniziare la giornata con una colazione nutriente è fondamentale. Dà il tono alla giornata, vero? Una colazione soddisfacente aumenta i nostri livelli di energia. Sicuramente. Cerco sempre di trovare il tempo per una colazione adeguata. Fa una grande differenza. Sono d'accordo. Alimenta il nostro corpo e ci prepara per le attività future. Saltare la colazione può farci sentire pigri e meno concentrati. Questo è vero. La colazione fornisce i nutrienti necessari per dare il via al nostro metabolismo. È importante includere un buon equilibrio di proteine, grassi sani e carboidrati. Assolutamente. Uova, cereali integrali, frutta e yogurt sono ottime opzioni. Adoro mangiare una ciotola di farina d'avena con frutti di bosco freschi e un filo di miele. Sembra delizioso. Mi piace preparare una frittata vegetariana con pane tostato integrale. Gnam. Aggiungere verdure a colazione è un ottimo modo per aumentare il nostro apporto giornaliero. È importante ascoltare il nostro corpo e scegliere cibi che ci facciano sentire pieni di energia. Non potrei essere più d'accordo. Le esigenze nutrizionali di ogni persona possono variare. Ecco perché è bene sperimentare diverse opzioni per la colazione e trovare quella che funziona meglio per noi. La varietà lo mantiene interessante e ci assicura un'ampia gamma di nutrienti. Assolutamente. E non dimentichiamo l'importanza di idratarsi con acqua o una tazza di tè o caffè. L'idratazione è fondamentale. Aiuta a mantenere le funzioni del nostro corpo e ci mantiene vigili. Così vero. Facciamo della colazione una priorità e diamo al nostro corpo il nutrimento che merita. Sono d'accordo con quello. Una sana colazione dà il tono per una giornata produttiva. Effettivamente. Troviamo il tempo per una colazione soddisfacente e iniziamo bene la giornata. Assolutamente. Preparati a conquistare la giornata con una colazione nutriente come nostra arma segreta. Hai capito?
Facciamo il pieno e sfruttiamo al massimo ogni giornata. Colazione, arriviamo. Lezione 4. Avventurosi viaggi in solitaria. Ciao Anna, hai mai provato le sfide dei viaggi da sola? Ciao John, assolutamente. Viaggiare da soli può essere sia emozionante che impegnativo. Una delle sfide è affrontare le barriere linguistiche all'estero. Vero. Non tutti parlano inglese, quindi è utile imparare alcune frasi di base nella lingua locale. Questo è un ottimo consiglio. Mostra rispetto e può rendere le interazioni più piacevoli. È anche utile portare con sé un dizionario tascabile o utilizzare app di traduzione per una rapida consultazione. Sicuramente. La tecnologia può essere un vero toccasana quando si tratta di superare le barriere linguistiche. Un'altra sfida è navigare da soli in luoghi sconosciuti. Questo è vero. La ricerca e la pianificazione anticipata possono semplificare la navigazione. Le mappe e le app GPS sono strumenti utili per orientarci. Assolutamente. È anche utile chiedere indicazioni o consigli alla gente del posto. Interagire con la comunità locale può portare a esperienze e scoperte uniche. Concordato. Viaggiare da soli ci permette di uscire dalla nostra zona di comfort e abbracciare nuove culture. È un'opportunità per la crescita personale e la scoperta di sé. Chi viaggia da solo spesso sviluppa resilienza e indipendenza lungo il percorso. È così vero. Superare le sfide aumenta la fiducia e amplia i nostri orizzonti. Viaggiare da soli può essere un'esperienza trasformativa in molti modi. Ci spinge a fare affidamento su noi stessi e ad adattarci alle diverse situazioni. E i ricordi e le storie che raccogliamo durante i viaggi da soli non hanno prezzo. Assolutamente. Diventano momenti preziosi che portiamo con noi per sempre. Quindi, accettiamo le sfide e intraprendiamo avventure da solista con una mente aperta. Sono pronto per la sfida. Esploriamo il mondo e creiamo esperienze indimenticabili. Questo è lo spirito. Viaggiare da soli è un viaggio alla scoperta di sé e di infinite possibilità. Sono emozionato. Facciamo le valigie e partiamo per l'avventura di una vita. Effettivamente. Preparati a conquistare il mondo, un'avventura in solitaria alla volta. Lezione 5. Esplorazione e rilassamento. Ciao Anna, ti piace trovare un equilibrio tra esplorazione e relax? Ciao John, assolutamente. È importante avere un mix di entrambi nella nostra vita. Esplorare nuovi posti e provare nuove attività può essere così rinvigorente, non credi? Sicuramente. Allarga i nostri orizzonti e crea ricordi duraturi. Ma ci sono anche giorni in cui abbiamo solo voglia di distenderci e rilassarci. Assolutamente. Prendersi del tempo per rilassarsi è essenziale per il nostro benessere generale. Ci permette di ricaricare e ringiovanire la nostra mente e il nostro corpo. Mi piace l'equilibrio. Alcuni giorni per esplorare e altri per rilassarmi.
Questo è un ottimo approccio. Garantisce un'esperienza a tutto tondo. Quando esploro, adoro scoprire gemme nascoste e uscire dai sentieri battuti. Anch'io. È emozionante imbattersi in luoghi unici e meno affollati. E nei giorni di relax, mi piace dedicarmi ad attività che mi portano pace e tranquillità. Potrebbe essere leggere un libro, praticare yoga o semplicemente godersi la natura. Esattamente. Si tratta di trovare ciò che ci dà gioia e ci aiuta a rilassarci. È importante ascoltare il nostro corpo e concederci il riposo di cui abbiamo bisogno. Assolutamente. La cura di sé dovrebbe essere una priorità nella nostra vita frenetica. E quando troviamo un equilibrio tra esplorazione e relax, possiamo sfruttare al meglio ogni giornata. È così vero. Si tratta di abbracciare esperienze diverse e trovare l'armonia nella nostra vita. Quindi, pianifichiamo le nostre avventure e ritagliamoci anche del tempo per il relax e la cura di noi stessi. Sono d'accordo con questo. Creiamo una vita che sia allo stesso tempo eccitante e nutriente. Effettivamente. Preparati per un viaggio di esplorazione, relax e tutto il resto. Lezione 6. Preoccupazioni relative ai viaggi. Ciao Anna, hai mai avuto problemi di viaggio, ad esempio dubbi sul tuo bagaglio? Ciao John, assolutamente. È naturale avere qualche preoccupazione quando si viaggia. Spero sempre che tutto vada bene con il mio bagaglio al momento del check-in. Capisco. È importante prendere precauzioni per ridurre al minimo il rischio di problemi. Questo è vero. Mi assicuro di etichettare il mio bagaglio con i miei dati di contatto. È una mossa intelligente. È utile nel caso in cui il bagaglio venga smarrito. Cerco anche di mettere gli oggetti essenziali nel mio bagaglio a mano, nel caso in cui il mio bagaglio registrato sia in ritardo. Bella idea. Avere con sé alcuni elementi essenziali può rendere più gestibili le situazioni impreviste. Mi dà tranquillità sapere di avere alcuni oggetti necessari a portata di mano. Un'altra preoccupazione può essere il limite di peso per il bagaglio registrato. Sì, è fondamentale verificare in anticipo le restrizioni di peso della compagnia aerea. Di solito peso la mia valigia prima di uscire di casa per assicurarmi che soddisfi i requisiti. Questo è un ottimo consiglio. Ti evita qualsiasi sorpresa dell'ultimo minuto in aeroporto. E se sono vicino al limite di peso, potrei prendere in considerazione l'idea di indossare alcuni articoli più voluminosi invece di imballarli. È un modo intelligente per gestire il peso del bagaglio. Infine, tengo sempre documenti e oggetti di valore importanti nel mio bagaglio a mano. È una precauzione saggia. È essenziale avere questi oggetti con te in ogni momento. Assolutamente. Mi dà la tranquillità di sapere che sono al sicuro. Quindi, adottando queste precauzioni, possiamo alleviare alcune delle preoccupazioni relative al nostro bagaglio. Questo è vero. Essere preparati può aiutarci a goderci i nostri viaggi senza stress inutili. Teniamo a mente questi consigli e viviamo avventure senza preoccupazioni. Sono d'accordo con questo.
Viaggiate senza problemi e bagaglio senza preoccupazioni. Complimenti per questo. Che tutte le nostre preoccupazioni di viaggio vengano lasciate alle spalle mentre intraprendiamo nuovi viaggi. Lezione 7. Avventure culinarie. Ciao Anna, hai provato nuove ricette di cucina ultimamente? Ciao John, assolutamente. Sono sempre entusiasta di provare nuovi piatti e ampliare le mie abilità culinarie. È fantastico. È sempre bello imparare nuove tecniche e sapori di cucina. Di recente ho provato a preparare un tradizionale curry indiano ed è risultato delizioso. Sembra incredibile. La cucina indiana è nota per i suoi sapori audaci e aromatici. È stata un'esperienza divertente e saporita. Mi è piaciuto sperimentare diverse spezie. Provare nuove ricette può essere un ottimo modo per esplorare culture diverse attraverso il cibo. Assolutamente. È come fare un viaggio culinario senza uscire dalla cucina. Sono completamente d'accordo. Di recente ho provato a preparare il sushi a casa. È impressionante. Il sushi richiede precisione e attenzione ai dettagli. È stata una sfida, ma è stata anche un'esperienza gratificante. Adoro come la cucina possa essere sia uno sfogo creativo che una delizia deliziosa. Questo è il bello. Possiamo liberare la nostra creatività e goderci i frutti del nostro lavoro. E provare nuove ricette rende i nostri pasti entusiasmanti e previene la noia culinaria. Esattamente. Aggiunge varietà alla nostra esperienza culinaria e amplia i nostri orizzonti di gusto. Sono sempre alla ricerca di nuove ricette da provare. È come un'avventura culinaria senza fine. Questo è lo spirito. Abbraccia la gioia di cucinare e continua a esplorare nuovi sapori. Sono d'accordo con questo. Continuiamo le nostre avventure culinarie e assaporiamo le delizie della cucina. Assolutamente. Diamo il via a deliziose scoperte e a una vita di delizie culinarie. Lezione 8. Perseguire le passioni. Ciao Anna, cosa hai fatto ultimamente? Nuovi hobby o interessi? Ciao John, assolutamente. Sto esplorando alcuni nuovi hobby e passioni. È eccitante. È sempre piacevole scoprire nuove attività che ci danno gioia. Recentemente ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. È fantastico. Suonare uno strumento musicale può essere così appagante. Finora è stata una sfida, ma anche un viaggio gratificante. Posso immaginarlo. La musica ha un modo di toccare la nostra anima ed esprimere emozioni. Davvero. È un modo meraviglioso per incanalare la mia creatività e rilassarmi dopo una lunga giornata. È bello sentirlo. Mi sto avvicinando alla fotografia come nuovo hobby. La fotografia è un modo fantastico per catturare momenti ed esprimere la tua prospettiva unica. È stato un viaggio affascinante. Adoro esplorare diverse ambientazioni e sperimentare con la composizione. Sembra incredibile.
Puoi vedere il mondo attraverso una lente diversa, letteralmente. Assolutamente. Mi aiuta ad apprezzare la bellezza della vita quotidiana. Oltre alla chitarra e alla fotografia, hai altri interessi? Sì, mi sono cimentato anche nel giardinaggio. Il giardinaggio è un hobby meraviglioso. Ti permette di entrare in contatto con la natura e coltivare la vita. Lo trovo terapeutico e appagante. Guardare le piante crescere e fiorire mi dà tanta gioia. È adorabile. È importante trovare attività che ci portino felicità e appagamento. Davvero. Esplorare nuovi hobby mantiene la nostra vita interessante e ci aiuta a crescere come individui. Assolutamente. Continuiamo a perseguire le nostre passioni e ad abbracciare nuove esperienze. Sono d'accordo con questo. Ecco una vita piena di hobby entusiasmanti e infinite possibilità. Lezione 9. Avventure estive. Ciao Anna, mi sto preparando per il nostro viaggio estivo. Non devo dimenticare il mio costume da bagno. Ciao John, è essenziale. Non vorremmo che ti perdessi una nuotata rinfrescante. Assolutamente. Non vedo l'ora di rilassarmi in riva al laghetto e fare un tuffo per combattere la calura estiva. A proposito dello stagno, mi chiedo se anche il cane della fattoria entri nello stagno. È un pensiero interessante. Sarebbe divertente vedere il cane godersi una nuotata. I cani di solito amano l'acqua, quindi non sarebbe sorprendente se anche il cane da fattoria si unisse al divertimento. Sarebbe uno spettacolo delizioso, guardare il cane sguazzare e rinfrescarsi. Immagina solo le espressioni gioiose sul suo viso mentre si diverte nell'acqua. Sicuramente aggiungerebbe fascino e tranquillità alla nostra vacanza estiva. Posso già immaginarci mentre prendiamo il sole e godiamo della bellezza naturale che ci circonda. Sarà un'esperienza memorabile e rigenerante, circondata dalle meraviglie della natura. Assolutamente. Creeremo ricordi duraturi e apprezzeremo le semplici gioie dell'estate. E chissà, magari ci faremo anche dei nuovi amici pelosi alla fattoria. Sarebbe delizioso. Interagire con gli animali porta sempre un senso di gioia e connessione. È vero, gli animali hanno un modo per rallegrare il nostro spirito e ricordarci la bellezza della vita. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo le prossime avventure estive con il cuore aperto e un senso di meraviglia. Sono d'accordo con questo. Ecco un'estate piena di sole, risate e deliziose sorprese. Lezione 10. Scelte alla moda. Ciao Anna, vado a comprare vestiti nuovi. Pratico ed elegante è quello che cerco. Ciao John, è un'ottima combinazione. Comfort e moda vanno di pari passo. Esattamente. Voglio abiti che non siano solo belli ma abbiano anche uno scopo pratico. È importante trovare abiti adatti al tuo stile di vita e che ti facciano sentire sicuro. Concordato. A proposito, di che taglia hai bisogno? Una piccola o media?
Di solito scelgo una medium. Mi dà un po' di spazio per muovermi comodamente. Questo ha senso. È sempre bene avere un po' di spazio in più per facilitare i movimenti. Assolutamente. I vestiti troppo stretti possono limitare la mobilità ed essere scomodi. E i vestiti troppo larghi potrebbero non darti la vestibilità e lo stile desiderati. Questo è vero. Trovare la taglia giusta assicura che i vestiti esaltino la forma del tuo corpo. Si tratta di trovare il perfetto equilibrio tra comfort e stile. Sicuramente. Si tratta di esprimere la propria personalità e sentirsi bene con ciò che si indossa. Non potrei essere più d'accordo. La moda è una forma di autoespressione e fiducia in se stessi. Quindi, quando vai a fare shopping, assicurati di scegliere pezzi pratici ed eleganti che ti facciano sentire bene. Assolutamente. Lo terrò a mente. Abbracciamo la moda come mezzo di autoespressione e responsabilizzazione. Lezione 11. Sport e integrità. Ciao Anna, hai sentito parlare della recente controversia sportiva? Ciao John. Sì. Ho letto che il test antidroga è risultato positivo per Johnson. È stato scoperto che prendeva steroidi. È scoraggiante vedere gli atleti ricorrere a mezzi sleali per ottenere un vantaggio. Assolutamente. Offusca l'integrità dello sport e mina la concorrenza leale. Esattamente. Lo sport dovrebbe essere una questione di abilità, dedizione e impegno onesto. L'assunzione di steroidi non solo offre un vantaggio ingiusto, ma comporta anche gravi rischi per la salute. Questo è vero. Le conseguenze dell'uso di farmaci che migliorano le prestazioni possono essere gravi. È deludente quando gli atleti soccombono alla pressione e compromettono la loro integrità. La successiva rimozione dei titoli di Johnson dimostra che barare ha delle conseguenze. Invia un messaggio forte che gli imbrogli non saranno tollerati nel mondo dello sport. Speriamo che serva da deterrente per gli altri e incoraggi una cultura del fair play. Assolutamente. Speriamo che gli atleti diano priorità alla propria salute e competano con integrità. Lo sport dovrebbe ispirare e unire le persone, mostrando il meglio del potenziale umano. Non potrei essere più d'accordo. Sosteniamo una competizione pulita e il vero spirito sportivo. Ben detto. Ecco un futuro in cui lo sport sia celebrato per i suoi valori e per le incredibili imprese di atleti onesti. Lezione 12. Fitness e recupero. Ciao Anna, come ti senti dopo gli allenamenti? Sono curioso di sapere la tua esperienza. Ciao John, mi sentivo decisamente stanco e dolorante, ma in senso positivo. È un segno di progresso. È bello sentirlo. Significa che stai sfidando il tuo corpo e superando i tuoi limiti. Assolutamente. Il dolore mi ricorda che sto lavorando per migliorare la mia forma fisica. È importante ascoltare il proprio corpo e dargli anche abbastanza tempo per riprendersi. Sicuramente.
Il riposo e il recupero sono cruciali tanto quanto l'esercizio vero e proprio. Il riposo consente ai muscoli di ripararsi e rafforzarsi, riducendo il rischio di lesioni. Giusto. Mi assicuro di incorporare i giorni di riposo nella mia routine di allenamento. È un approccio intelligente. Aiuta a prevenire il sovrallenamento e ti mantiene motivato. Inoltre, dormire a sufficienza è essenziale per il recupero e il benessere generale. Il sonno è spesso sottovalutato, ma svolge un ruolo fondamentale nella nostra salute fisica e mentale. Sono completamente d'accordo. Mi sento più energico e concentrato dopo una buona notte di sonno. L'idratazione è importante anche per il recupero. Aiuta la funzione muscolare e le prestazioni complessive. Assolutamente. Mi assicuro di bere molta acqua durante il giorno, soprattutto dopo gli allenamenti. È una bella abitudine da avere. Rimanere idratati aiuta i naturali processi di recupero del corpo. Quindi, è una combinazione di esercizio fisico, riposo, sonno e corretta idratazione per un recupero ottimale. Precisamente. Prenderci cura del nostro corpo ci permette di continuare a sfidare noi stessi e raggiungere nuovi obiettivi. Non potrei essere più d'accordo. Diamo priorità sia all'impegno che dedichiamo ai nostri allenamenti sia al recupero che ne consegue. Ben detto. Ecco un approccio equilibrato al fitness e agli incredibili risultati che ne derivano. Lezione 13. Stile di vita a base vegetale. Ciao Anna, volevo dirti che sto cercando di seguire una dieta a base vegetale. Ciao John, è fantastico. Il passaggio a uno stile di vita a base vegetale ha numerosi vantaggi. Assolutamente. Sono entusiasta di esplorare nuovi sapori e migliorare la mia salute generale. Le diete a base vegetale sono ricche di sostanze nutritive e possono ridurre il rischio di alcune malattie. Questo è quello che ho sentito. Non vedo l'ora di aggiungere più frutta, verdura e cereali integrali nei miei pasti. È un modo fantastico per aumentare l'assunzione di vitamine, minerali e fibre. Sono anche curioso di conoscere le fonti proteiche di origine vegetale. Qualche consiglio? I legumi come lenticchie, ceci e fagioli neri sono ottime fonti di proteine. Li proverò sicuramente. Ho sentito che sono versatili e possono essere utilizzati in vari piatti. Lo sono. Puoi usarli in zuppe, stufati, insalate o anche come base per hamburger vegetariani. Sembra delizioso. Ho anche intenzione di esplorare diverse alternative al latte a base vegetale. Ci sono molte opzioni come latte di mandorle, latte di soia e latte d'avena per soddisfare i tuoi gusti e le tue esigenze dietetiche. Sono entusiasta di sperimentarli nei miei frullati mattutini e nel caffè. Rimarrai stupito di quanto possano essere cremosi e saporiti. Ho anche sentito parlare di sostituti vegetali per prodotti lattiero-caseari come formaggio e yogurt. Ne hai provato qualcuno? Sì, ci sono alternative a base vegetale e a base di noci, soia o cocco che sono piuttosto gustose. Questo è buono a sapersi. Li terrò d'occhio mentre faccio la spesa.
È bello vedere più persone adottare diete a base vegetale. Non è solo benefico per la nostra salute, ma anche per l'ambiente. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio a base vegetale. Sono entusiasta per te. Adottare uno stile di vita a base vegetale apre un mondo di possibilità culinarie. Grazie. Ecco come nutrire il nostro corpo e il pianeta con bontà a base vegetale. Lezione 14. Buone maniere a tavola ed etichetta. Ciao Anna, ti sei mai chiesto quali sono le buone maniere a tavola e l'etichetta? Ciao John, sì, è sempre bene sapere come usare correttamente coltello e forchetta, soprattutto in ambienti formali. Assolutamente. Può fare una differenza significativa nel modo in cui ci presentiamo durante i pasti. Hai qualche consiglio? Bene, una regola importante è tenere il coltello nella mano destra e la forchetta nella mano sinistra mentre si taglia e si mangia. Giusto. E ricordati di tenere i gomiti lontani dal tavolo. È considerato maleducato in molte culture. Buon punto. Inoltre, prova a masticare con la bocca chiusa ed evita di parlare con il cibo in bocca. Sicuramente. È importante essere consapevoli delle nostre abitudini alimentari e mostrare rispetto per chi ci circonda. Qualche altro consiglio? Sì, quando usi gli utensili, inizia dall'esterno e procedi con ogni portata. Gli utensili più esterni sono per il primo piatto. Questo è un consiglio utile. Può creare confusione quando ci sono più utensili sul tavolo. Che mi dici dell'etichetta dei tovaglioli? Quando ti siedi, apri il tovagliolo e mettilo sulle ginocchia. Usalo per tamponare la bocca, ma evita di pulirti energicamente il viso. Capisco. È bello avere un tovagliolo a portata di mano per tenere le cose in ordine. E se avessi bisogno di scusarti dal tavolo? Se hai bisogno di lasciare temporaneamente il tavolo, posiziona il tovagliolo sulla sedia come segno che tornerai. Ah, non lo sapevo. È un modo educato per segnalare che tornerai. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti. Siete i benvenuti. È essenziale conoscere le nostre buone maniere a tavola, soprattutto in ambienti formali o professionali. Assolutamente. Mostrare rispetto e praticare una buona etichetta a tavola può lasciare un'impressione positiva sugli altri. C'è altro da aggiungere? Ancora una cosa. Ricordati di mantenere un ritmo costante durante i pasti ed evita di mangiare troppo velocemente. Goditi il cibo e la compagnia. Parole sagge. Sforziamoci di essere commensali attenti e premurosi. Grazie ancora per l'approfondita conversazione. Grazie anche a te, è sempre un piacere discutere di questi argomenti con te. Continuiamo a migliorare le nostre maniere a tavola. Sicuramente. Continuiamo a perfezionare la nostra etichetta culinaria. Fino alla prossima volta. Lezione 15. Sicurezza aeroportuale. Ciao Anna, sei mai stata carezzata ai controlli di sicurezza dell'aeroporto? Sembra piuttosto scomodo. Ciao John. Per fortuna, non l'ho provato. Ma spero che ciò non accada a nessuno a meno che non sia necessario. Concordato.
È sempre un po' snervante passare i controlli di sicurezza in aeroporto, chiedendosi quanto durerà il processo. È vero, può variare a seconda dell'aeroporto e del numero di passeggeri, ma è essenziale per la sicurezza di tutti. Assolutamente. Le misure di sicurezza sono in atto per garantire un'esperienza di viaggio sicura e senza intoppi. Svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della sicurezza e dell'integrità dei viaggi aerei. Ho notato che gli agenti di sicurezza utilizzano metal detector e macchine a raggi X. Come funzionano? I metal detector emettono onde elettromagnetiche che rilevano oggetti metallici su una persona. Le macchine a raggi X scansionano i bagagli alla ricerca di oggetti sospetti. Questo è affascinante. È impressionante il modo in cui la tecnologia viene utilizzata per migliorare la sicurezza. Effettivamente, è uno sforzo costante per stare al passo con le potenziali minacce e proteggere i passeggeri. Ho anche sentito parlare del processo di selezione casuale per uno screening aggiuntivo. Come funziona? La selezione casuale aiuta a garantire l'equità ed evitare la profilazione. È un ulteriore livello di sicurezza per mantenere la vigilanza. Questo ha senso. È importante trattare tutti allo stesso modo e non distinguere gli individui in base all'aspetto o al background. Assolutamente. La sicurezza aeroportuale mira a creare un ambiente sicuro nel rispetto dei diritti e della dignità dei passeggeri. Immagino che possa essere un lavoro impegnativo per i responsabili della sicurezza, che hanno a che fare con persone e situazioni diverse ogni giorno. È una responsabilità impegnativa. Sono sottoposti a una formazione approfondita per gestire vari scenari con professionalità. Apprezzo la loro dedizione e impegno nel tenerci al sicuro durante i viaggi aerei. È importante riconoscere il loro duro lavoro e la loro cooperazione durante il processo di controllo di sicurezza. Sicuramente. Dovremmo tutti collaborare e seguire le istruzioni per garantire un controllo di sicurezza regolare ed efficiente. Questa è la chiave. Essendo preparati, organizzati e rispettosi, contribuiamo a un'esperienza di viaggio positiva per tutti. Lo terrò a mente per i miei viaggi futuri. Grazie per aver condiviso queste intuizioni. Lezione 16. Esplorazione dello spazio. Ciao Anna, hai mai pensato alla tirannia della distanza quando si parla di esplorazione dello spazio? Ciao John. Assolutamente sì. Avventurarsi nello spazio è un'impresa gigantesca, senza precedenti nella storia umana. È sbalorditivo pensare alla vastità dell'universo e alle sfide che affrontiamo nell'esplorarlo. Effettivamente, quando guardiamo le stelle, ci troviamo su un punto solitario spazzato dal vento, pieni di curiosità e meraviglia. Mi chiedo spesso quali siano l'incredibile tecnologia e il coraggio necessari per viaggiare oltre il nostro pianeta. L'esplorazione dello spazio spinge i confini della conoscenza umana e mette alla prova i nostri limiti in modi straordinari. Sono stupito dalle conquiste degli astronauti che si sono avventurati nell'ignoto, come camminare sulla Luna. Il loro coraggio e la loro determinazione ci ispirano a sognare in grande e perseguire l'impossibile. Ho sentito dire che le missioni spaziali richiedono una pianificazione e un coordinamento meticolosi. Deve essere un processo piuttosto complesso. Assolutamente.
Ogni aspetto, dalla progettazione di veicoli spaziali all'addestramento degli astronauti, è attentamente pianificato per il successo. Immagino che la ricerca scientifica condotta durante queste missioni apra nuove frontiere della conoscenza. Le missioni spaziali forniscono dati e approfondimenti preziosi sul nostro universo, migliorando la nostra comprensione del cosmo. È incredibile come l'esplorazione dello spazio abbia portato a scoperte rivoluzionarie e progressi tecnologici. Sì, ha dato origine a innovazioni che avvantaggiano non solo l'esplorazione dello spazio, ma anche varie industrie sulla Terra. Ho anche sentito parlare delle sfide legate alla vita nello spazio per lunghi periodi. Deve essere piuttosto impegnativo per gli astronauti. Vivere in condizioni di microgravità pone sfide fisiologiche e psicologiche uniche che richiedono adattamento e resilienza. È affascinante pensare alla capacità umana di adattarsi e prosperare in ambienti così estremi. Assolutamente. Dimostra la nostra innata curiosità e il nostro desiderio di esplorare l'ignoto. Spero che le future missioni spaziali continuino ad ampliare le nostre conoscenze e aprano la strada a ulteriori esplorazioni. Le possibilità sono infinite e, con ogni nuova scoperta, scopriamo altre domande che alimentano la nostra ricerca di conoscenza. Lo spazio è davvero una frontiera che ci invita a intraprendere un viaggio di scoperta, innovazione e meraviglia. È una testimonianza dell'ingegno umano e del nostro innato desiderio di esplorare e comprendere il mondo oltre il nostro. Grazie per aver condiviso queste informazioni. È impressionante contemplare i misteri dell'universo. Lezione 17. Comprare vestiti. Ciao Anna, stavo pensando di rinnovare il mio guardaroba. Hai qualche consiglio per l'acquisto di vestiti? Ciao John. È un'ottima idea. L'acquisto di vestiti può essere un'esperienza divertente e gratificante. Sarò felice di aiutarti. Grazie. Sto cercando delle camicie e dei jeans nuovi. Ci sono marchi specifici che preferisci? Quando si tratta di abbigliamento, è tutta una questione di preferenze personali. Tuttavia, vale la pena prendere in considerazione alcuni marchi famosi noti per la loro qualità e stile. Li aggiungerò alla lista. È sempre bene avere alcune opzioni durante lo shopping. Assolutamente. Esplorare diversi marchi e stili ti consente di trovare ciò che si adatta ai tuoi gusti e si adatta bene a te. Questo è vero. Voglio anche assicurarmi che i vestiti che compro siano resistenti e duraturi. La qualità è fondamentale. Puoi controllare la composizione del materiale e leggere le recensioni per avere un'idea della durata del capo. Buon punto. Terrò d'occhio questi dettagli. Che ne dici di provare nuove tendenze o attenerti agli stili classici? Le tendenze della moda vanno e vengono, ma gli stili classici tendono a rimanere senza tempo. È un equilibrio tra preferenze personali e rimanere alla moda. Sono d'accordo. È bello abbinare capi di tendenza con capi classici per un guardaroba moderno e versatile. Esattamente. In questo modo, puoi creare look diversi e adattarti a varie occasioni senza sforzo. A proposito di occasioni, ci sono dei codici di abbigliamento specifici che devo tenere a mente durante lo shopping?
I codici di abbigliamento possono variare a seconda dell'occasione, ad esempio formale, business casual o casual. È bene avere alcuni pezzi versatili per ogni categoria. Lo terrò a mente. È sempre utile avere un abbigliamento adeguato pronto per diversi eventi o riunioni. Sicuramente. È meglio essere preparati e sicuri delle proprie scelte di abbigliamento, indipendentemente dall'occasione. Sono anche consapevole del budget. Hai qualche consiglio per trovare buoni affari o vendite? Assolutamente. Tieni d'occhio i saldi stagionali, gli sconti o prendi in considerazione l'idea di fare acquisti durante i principali eventi di vendita come il Black Friday o il Cyber Monday. È un approccio intelligente. Mi permette di ottenere vestiti di qualità a un prezzo più conveniente. Un altro consiglio è quello di iscriversi alla newsletter o seguire i brand sui social media per rimanere aggiornati su promozioni speciali e sconti esclusivi. Ci proverò sicuramente. Si tratta di massimizzare il valore rimanendo entro un budget ragionevole. Precisamente. Fare acquisti può essere piacevole ed economico quando si fanno scelte informate. Grazie per queste preziose informazioni. Mi sento più preparato ed entusiasta del mio prossimo viaggio di shopping. Lezione 18. Esplorando il Giappone. Ciao Anna, anche il Giappone è nella mia lista dei desideri. Mi piacerebbe visitare Tokyo e provare il sushi autentico. Ciao John. Il Giappone è un paese affascinante con una ricca cultura e una cucina deliziosa. Tokyo è sicuramente una città da non perdere. Ho sentito tante cose belle su Tokyo. La frenetica vita cittadina e la miscela di attrazioni tradizionali e moderne sembrano incredibili. Assolutamente. Tokyo offre un'esperienza unica, dall'esplorazione di antichi templi all'immersione nella tecnologia futuristica. Parlando di tecnologia, sono affascinato dalle innovazioni avanzate che provengono dal Giappone. Il Giappone ha dato un contributo significativo a vari settori, tra cui elettronica, automobilistica e robotica. È impressionante il modo in cui combinano precisione, qualità e innovazione nei loro prodotti. Sì, l'attenzione ai dettagli è molto apprezzata nella cultura giapponese e si riflette nella loro maestria artigianale. Mi piacerebbe anche immergermi nella bellezza dei giardini giapponesi. Ho visto delle foto e sono mozzafiato. I giardini giapponesi sono sereni e progettati meticolosamente, offrendo un tranquillo rifugio dalla frenetica vita cittadina. Sarebbe una grande opportunità per vivere la tranquillità e apprezzare l'arte del paesaggio giapponese. E non dimentichiamo i fiori di ciliegio. In primavera, la stagione dei fiori di ciliegio in Giappone è uno spettacolo da non perdere. Ho visto delle foto dei fiori di ciliegio in piena fioritura e sembra una scena da favola. È un periodo magico dell'anno in cui i parchi e le strade sono adornati con bellissime tonalità rosa. Posso immaginare di passeggiare per le strade fiancheggiate da ciliegi in fiore, ammirarne la bellezza e immortalare ricordi indimenticabili. Il Giappone è noto anche per i suoi festival vivaci e unici. L'energia e il significato culturale sono accattivanti. Ho sentito parlare dei festival mazzeri e dell'atmosfera vivace che creano. Sarebbe fantastico vederne uno in prima persona.
I festival Matsuri sono una celebrazione della tradizione, con sfilate colorate, spettacoli e delizioso cibo di strada. Conta su di me per il cibo di strada. Ho sentito dire che la cucina giapponese è un paradiso per gli amanti del cibo. Assolutamente. Dal sushi e ramen alla tempura e al takoyaki, c'è un'ampia varietà di sapori da esplorare. Non vedo l'ora di provare l'autentico sushi nella sua città natale. Ho sentito che è un'esperienza completamente diversa da quella che viviamo altrove. In effetti, la freschezza e l'attenzione ai dettagli nella preparazione del sushi in Giappone non hanno eguali. Il Giappone sembra una miscela perfetta di antiche tradizioni e meraviglie moderne. È una destinazione che offre qualcosa per tutti. Questa è la bellezza del Giappone. Unisce perfettamente la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale con i progressi tecnologici. Bene, facciamo un patto per visitare il Giappone insieme un giorno e imbarcarci in questa incredibile avventura. Assolutamente. Sarebbe un sogno che si avvera. Cominciamo a pianificare e trasformiamolo in realtà. Sono già entusiasta delle possibilità. Ecco come esplorare il Giappone e creare ricordi indimenticabili.